Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi cosa succede quando ad una banana si uniscono i semi del limone con l'aiuto di un trapano. Questo è un esperimento particolare ed insolito, però vi assicuro davvero molto carino, quindi vi consiglio di seguirlo sino alla fine perché sono certo che il risultato vi sorprenderà. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una banana che sia molto matura. Qui ci sono 3 esempi di banane. Questa che è verde, quindi molto acerbe, all'interno la polpa è troppo dura per procedere con le fasi dell'esperimento. Quest'altra che è gialla, sicuramente sarà ottima da mangiare, ma all'interno anche la polpa di questa non sarà ancora abbastanza morbida. Invece questa che tra le 3 è la più brutta esteticamente è sicuramente la più idonea per procedere con l'esperimento, proprio perché all'interno la polpa sarà davvero molto morbida. Una volta trovata la banana, prendere una penna ed andare a fare 3 segnetti sulla stessa, in modo da dividerla in 4 parti uguali. Quindi, primo segno, abbiamo così diviso a metà la banana. Adesso ogni metà andrà divisa a sua volta a metà, in questa maniera. In questo modo abbiamo ottenuto più o meno 4 porzioni uguali della banana. A questo punto andare semplicemente a segnare nel centro di ogni quadrato ricavato un puntino. Una volta creati i segni sulla banana, procurarsi un trapano che abbia una punta da 6 o, in alternativa se non lo avete, anche un cacciavite. Mi raccomando, punta a stella e anche questo che abbia un diametro di 6 mm e semplicemente si potrà procedere con le operazioni successive. Quindi prendere il trapano, nel punto in cui abbiamo creato con la penna proprio il puntino, andare semplicemente a creare un foro in questa maniera, che sia profondo circa 2 cm, che in realtà non è nient'altro che la metà dell'altezza della banana. La stessa cosa la dovrete fare col cacciavite, quindi nell'ipotesi che non abbiate il trapano, semplicemente andare a mettere la punta sul puntino e bucare in questa maniera. Lo scopo è creare un foro di circa appunto 2 cm di profondità. E fate così per tutti i puntini che avete segnato sulla banana. Adesso procuratevi un limone che sia bello maturo ed apritelo in 4 parti, quindi semplicemente prima metà, seconda metà ed ecco qua. Ed in questo modo si sono ottenute 4 parti ed all'interno andate ad estrarne i semi. Considerate che per questo esperimento basteranno soltanto 4 semi. Ed ecco qua. Preparati i semi e la banana, si potrà procedere con la messa in dimora degli stessi all'interno dei fori, quindi semplicemente aiutarvi con una pinzetta, anche quella delle sopracciglia andrà benissimo, ed andarli ad inserire all'interno in questa maniera. Punta del seme verso il basso e riempite tutti i fori che avete a disposizione. Ecco qua. Poi spingere leggermente i semi all'interno in modo che vadano sotto rispetto al filo della buccia di circa mezzo centimetro. In questa maniera. L'operazione successiva consiste nel chiudere questi fori con un po' di terra, anche del terriccio universale andrà benissimo, quindi semplicemente andare ad inserirlo sulla banana in questo modo, non preoccupatevi di sporcare perché poi si pulirà alla fine dell'operazione, guardate, una volta coperto la banana verrà pulita, e chiudere pressando la terra i fori. Ecco qua. Pulite via la terra in eccesso e l'operazione è ultimata. E questo è il risultato finale, quindi non resterà altro che aspettare che da questi 4 fori, se tutto andrà come si spera, nascano le piantine. Nel frattempo posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Per quanto riguarda l'irrigazione non servirà bagnare, proprio perché la polpa all'interno è umida, sino a che la buccia sarà integra, all'interno l'umidità resterà e sarà sufficiente quella a idratare i semi. Lo scopo di questo esperimento è capire se effettivamente la banana e la sua polpa abbiano dei reali effetti e benefici sulla nascita, crescita e sviluppo delle piantine e dei semi che si vanno ad inserire all'interno. Quindi per capirlo ho preso un vaso, l'ho riempito con della torba di buona qualità e all'interno andrò ad inserire esattamente 4 semi come ho fatto con la banana. Quindi semplicemente andare e posizionarli.
Poi, col passare dei giorni, si vedrà se qualche seme nascerà o nel vaso o nella banana e quali si svilupperanno prima e meglio. Quindi semplicemente interrare i semi, coprirli, dopodiché bagnare il tutto molto abbondantemente. Trascorse soltanto 3 settimane da quando abbiamo iniziato l'esperimento, andando a riprendere la banana, si potrà notare che in 3 dei 4 fori nel quale abbiamo inserito i semi sono nate già delle piccole piantine. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio quali siano i risultati e come appaiano le giovani piantine appena nate. Quindi c'è questa che è quella più sviluppata, è alta più o meno 1 centimetro, e di cotiledoni, che non sono nient'altro che le prime 2 foglioline che nascono quando una piantina nasce da seme, sono proprio quelle che daranno poi il nutrimento alla pianta nella fase iniziale di crescita, sono ben separate l'una dall'altra. Poi c'è questa che invece è ancora in fase embrionale, quindi c'è proprio una radice e un piccolo germoglio. Poi questo piccolo germoglio invece è davvero piccino, ma già anche qui i cotiledoni sono separati. Infatti si vedono le 2 foglioline tranquillamente distinte una dall'altra. Ed infine c'è questo, che è un seme che sembra che venga spinto letteralmente fuori dalla banana, proprio perché probabilmente all'interno c'è un apparato radicale del seme che crescendo sta spingendo il tutto fuori. Riprendendo il vaso nel quale abbiamo inserito i semi, si può notare che a differenza della banana, qui ancora non è nato nulla. Quando le piantine, come in questo caso, saranno spuntate e saranno diventate alte almeno 1 centimetro, si potrà procedere con lo step successivo. Quindi semplicemente prendere un coltello e andare a sezionare la banana in questo modo. È proprio per questo che ho fatto distanziare un seme dall'altro, in modo che poi, suddividendo i pezzettini, non si vada ad intaccare l'eventuale apparato radicale che si è formato all'interno. Ora vi farò vedere un qualcosa che voi non dovrete fare, semplicemente per andare a vedere se all'interno della polpa qualcosa si sia realmente sviluppato, quindi se c'è un apparato radicale, aprirò la banana e andremo a controllare se e come si è sviluppato. Quindi semplicemente andarlo ad aprire, guardate, la banana è ancora integra. Guardate come la piantina si sia sviluppata bene all'interno. Andiamo ad aprire. Ripeto, questa è un'operazione che voi non dovete assolutamente fare. Ecco qua. Guardate come le radici all'interno della polpa si siano sviluppate in maniera assolutamente perfetta. Ecco qui. Ottenuti i cubetti, ripeto, quello di prima l'ho aperto solo per mostrarvi come l'apparato radicale si fosse sviluppato all'interno, dovranno essere messi direttamente così come sono all'interno di un vaso. Quindi procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con della torba di buona qualità. Dopo fare un foro all'interno in modo che permetta di andare a posizionare all'interno il cubetto di banana, prendere la banana in questo modo e fare che inserirla all'interno. Dovete praticamente fare in modo che venga tutta coperta dal terreno, tranne il piccolo germoglio che è uscito fuori. E questo è il risultato finale. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. E bagnate ogni volta che il terreno tenderà ad asciugarsi. Posizionare di nuovo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando, per il primo anno di vita non i raggi del sole diretti, perché sennò, se troppo forti, potrebbero bruciare la piantina e farla morire. Riprendendo entrambi i vasi si può notare che il vaso con il pezzettino di banana e la pianta effettivamente ha una piantina che si sta sviluppando, insomma sta crescendo tranquillamente. Invece in questo, dove abbiamo messo solo i semi, non è ancora nato nulla. Nasceranno sicuramente, ma ancora ad oggi non è nato nulla. Quindi si può affermare, almeno in questo esperimento, che effettivamente la banana sembra che abbia aiutato e abbia accelerato la nascita e la crescita della piantina. Passate soltanto 24 ore da quando abbiamo inserito il tutto nel terreno, guardate quanto la piantina si è cresciuta. Fate sempre una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire quanto cresca in fretta. Trascorsi altri 3 giorni, la piantina è letteralmente esplosa, adesso è alta più o meno 2 cm e direi che sta lievitando a vista d'occhio. A distanza di una settimana la pianta è diventata più o meno 3 cm. Sta davvero procedendo tutto nel migliore dei modi, infatti anche le foglioline si stanno ingrandendo in maniera assolutamente perfetta. Al 20° giorno la pianta è diventata alta più o meno 4 cm ed oltre ai cotiledoni che si stanno sviluppando in una maniera assolutamente perfetta, adesso sono grandi più o meno 1 centimetro, all'interno di questi è nata e si sta sviluppando la prima fogliolina.
Trascorsi 6 mesi sta procedendo davvero tutto nel migliore dei modi. La piantina sta crescendo in una maniera assolutamente rapida e sana ed è alta più o meno 12 cm. Trascorso un anno da quando è iniziato l'esperimento, questo è il risultato. Una pianta alta più o meno 25 cm, che esteticamente devo dire che è davvero molto bella, però la cosa principale è che sia sana. Quindi non resterà altro che aspettare che questa diventi alta più di 1 metro e che il raggio del suo tronco superi il centimetro, e a quel punto si potrà praticare tranquillamente un innesto. Ed in questo modo avrete la certezza matematica che poi la piantina produca dei frutti buoni. Non vi fate spaventare dall'idea di dover innestare una pianta, perché farlo è davvero molto semplice. Metterò nel box informazioni un link nel quale si vede come praticare l'innesto. Andate a dargli un'occhiata. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso, con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.